Taiwan. Oggi vi porto con me in un viaggio molto particolare. Sono nella seconda tappa del mio viaggio in Cina, partito a Capodanno perché stufo di fare il Capodanno qui. Ho fatto 10 giorni a Shanghai e dintorni, come potete vedere nel mio vlog precedente che vi linko in descrizione. E siccome il viaggio dura circa 30 giorni, 28 giorni, abbiamo dedicato 10 giorni a Shanghai e poi 10 giorni a Taiwan, quindi un'isola molto interessante, piena di natura, con un'anima un po' giapponese perché comunque è stata conquistata tempo fa dai giapponesi. Poi recentemente tanti problemi con la Cina, quindi alcuni dicono che sia ancora Cina, altri dicono che non sia più Cina. La Cina un po' se la vuole riprendere, tant'è che il giorno prima di partire abbiamo visto la notizia che la Cina aveva circondato Taiwan, quindi ottimo. Per fortuna il nostro volo non è stato cancellato né niente. Abbiamo scoperto poi che sono delle esercitazioni militari che la Cina fa per mantenere un po' il controllo, far vedere che sono ancora interessati e vorrebbero riprendersela, però in realtà mi ha colpito molto, non avevo idea di cosa aspettarmi. L'itinerario è fatto in modo che si parte da Taipei, la parte nord, poi c'è una catena montuosa nel mezzo che divide una parte più naturale da una parte invece più città, e ogni città è collegata da un treno veloce. Dato il tempo, quello che andremo a fare noi è vedere soprattutto la parte delle città, ogni tanto toccando qualcosa di naturale come il Sun Moon Lake, questo lago enorme in mezzo all'isola, per arrivare fino quasi alla punta più a sud dell'isola, Kaohsiung. Non ho idea di cosa aspettarmi, quindi andiamo. L'unico problema di Taiwan è che ci sono troppe cose di Kuromi. Io sono già in crisi, ho visto tantissime cose che vorrei, mi sono comprata la mia bellissima carta trasporti di Kuromi, che adesso vi faccio vedere, questa qua. Bellissima, l'ho trovata proprio tematizzata come piace a me. Adesso dobbiamo aspettare che Marco si compri quella dei Pokémon, dobbiamo andare apposta al Pokémon Center perché lui vuole quella dei Pokémon. E basta. Come li danno da mangiare? Siamo al secondo, anzi primo vero giorno qui a Taiwan. Siamo alzati ieri prestissimo, quindi non sono riuscito a darvi un aggiornamento alle 3:30,
per fare tutta la routine yoga, prendere il taxi alle 5 e poi partire. Il volo è durato un paio d'ore, 2 ore e mezza, ovviamente mezzi dormiti. E poi siamo arrivati. Siccome siamo arrivati presto, in realtà verso le 10:30, alle 11 eravamo già qua in appartamento. Questo è il nostro piccolo appartamento, non è niente di troppo speciale, però alla fine costano qua veramente poco. Ci dicevano che tutto costava poco e in realtà l'appartamento è costato poco, ma il resto vi dico che costa quasi più della Cina, almeno a primo impatto il primo giorno che abbiamo fatto ieri. Quindi dato che siamo arrivati presto abbiamo fatto anche metà della giornata di oggi, quindi oggi abbiamo riposato e abbiamo dormito un po' di più e andiamo a vedere la parte diciamo un po' più moderna, Taipei 1-1 eccetera, e in teoria anche l'Elephant Mountain, da cui si vede questa parte Xini, penso si chiami qualcosa del genere, mentre ieri abbiamo visto la parte un po' più tipica. Quindi inizia oggi il secondo giorno qui a Taiwan.
invece siamo in un luogo un po' diverso che è Shifen e Jufen. Un casino per arrivarci perché di solito c'è un trenino che ci arriva, ma fatalità siamo arrivati per prendere il treno e c'è stata una frana o qualcosa del genere e quindi niente treno. E quindi abbiamo dovuto praticamente prendere un po' bus, un po' taxi e siamo arrivati spendendo di più, ma alla fine ne vale la pena. È un po' quello che sembra una sorta di... la paragonano un po' una Positano a una Santorini, quindi sul mare, e ci sono le lanterne che vengono lanciate. Dovrebbe essere quella da cui prendono dove lo studio Ghibli ha preso la città incantata, quindi ha dei templi. Adesso ne siamo arrivati qua abbastanza presto e quindi stiamo aspettando un po' anche la sera che si vedano bene le lanterne. Questo è uno dei templi che ci sono, c'è tutta una strada con i mercati, i mercatini, sono night market praticamente ovunque, quello è il mare e basta. Quindi oggi stiamo un po' qua, stasera vediamo un altro night market e un altro tempio, quindi siamo sempre di corsa ma alla fine riusciamo a vedere un po' tutto. Abbiamo finito il tour di Shifen e Jufen, molto bello, abbiamo visto anche con le lanterne alla sera di notte e è stato molto molto carino, niente da dire. Oggi invece siamo partiti da Taipei alla mattina presto e siamo andati, dopo la mia solita routine di yoga e meditazione e tutto, abbiamo preso il treno e siamo arrivati in un paio d'ore, 2 orette e mezza, a Sun Moon Lake, quindi treno veloce fino a Taichung e da Taichung c'è un bus che dura un'oretta circa e ti porta a questo lago che è il lago principale, diciamo centrale sull'isola di Taiwan. Si chiama Sun Moon Lake perché all'interno ha questa cosa qui che praticamente ha una forma da delle tribù antiche che ricorda un po' la luna e poi ha questa cosa del sole, di vari tramonti, insomma è un po' particolare. Adesso andiamo a scoprirla bene anche noi perché siamo appena arrivati e abbiamo fatto il check-in in hotel, molto carino, a tema Totoro la nostra stanza, non so perché. Ci hanno detto che c'è o la barca da prendere oppure da noleggiare la bici. Quindi adesso, dato che è presto, è mezzogiorno, vediamo se fare il tour in barca o se fare la bici.
Stiamo tornando all'hotel, camminando ovviamente perché l'ultimo bus è alle 6:20 e sono le 5, quindi non avevamo voglia di aspettare 1 ora e 20 e camminando ci vuole circa 40 minuti e quindi stiamo camminando. Alla fine è bello, molto bello il lago, c'era o da visitare tutto in bici ma non si faceva in tempo, o da visitare una parte che non era visitabile con la barca in bici, e quindi abbiamo preso quella, abbiamo preso un tandem e siamo andati col tandem elettrico che era praticamente un motorino, bellissimo, fino al visitor center che aveva un'architettura incredibile, e dopo da lì invece siamo tornati indietro, che è circa 20 minuti, un quarto d'ora di bici, siamo tornati indietro e abbiamo preso le barche e adesso basta, ci prendiamo con calma, andiamo a mangiare qualcosina, il nostro hotel è molto carino, ci hanno consigliato dei posti anche dove mangiare e poi da lì andiamo a letto presto, così domani andiamo a Tainan. Sono i pezzi. Prendere le persone. Ok, siamo a Tainan, abbiamo lasciato il Sun Moon Lake e abbiamo fatto una giornata intera qua. Diciamo che l'itinerario dava in modo di fare mezza giornata, quindi alzarci, fare mezza giornata, poi prendere il treno, proseguire con il posto successivo e poi fare mezza giornata, alzarci e così via per tutti questi step fino a tornare a Taipei gli ultimi 2 giorni. Il punto è che in realtà stiamo facendo più in fretta del previsto e alzandoci molto presto la mattina riusciamo a partire subito con il treno, arrivare in mattinata al posto successivo e quindi fare tutta la giornata. Quindi il giorno dopo possiamo ripetere. Ed è successo anche ieri così, quindi siamo a Tainan, ieri abbiamo fatto tutto il giorno a Tainan e siamo riusciti a vedere praticamente tutto. C'è caldissimo qua, siamo arrivati e abbiamo dovuto togliere giacca e tutto perché si sta veramente bene in maniche corte, è metà gennaio ma sembra di essere veramente a inizio giugno, fine maggio, quindi molto, molto carino. E basta, quindi in realtà oggi ci siamo presi con un po' più calma perché il prossimo step è Taichung, giusto? È Taichung? No. Kaohsiung, Taichung è quello di prima, ed è a 1 oretta di treno non veloce da qui. E basta, in realtà Tainan è carina,
non ha niente di super wow, è una città molto gradevole, piacevole, oggi soleggiata anche ieri e quindi te la vedi con calma, piena di natura, parchi, templi, tranquilla, quindi carino.
Ed ecco qua, vi devo dire che alla fine Taiwan mi è piaciuta, pensavo fosse un po' più economico come posto, non me l'aspettavo così nerd, non me l'aspettavo così giapponese, me l'aspettavo molto più simile alla Cina, molto più selvaggia, invece è molto moderna, tranquilla. Il posto che mi è piaciuto di più è forse il Sun Moon Lake, dedicare questa giornata a stare un po' in mezzo alla natura. Ho notato che in effetti Taiwan è molto bella per la parte naturale, persino a Taipei quando si è saliti fino con la funivia per vedere le piantagioni di tè, quello era molto bello, e poi il Buddha gigante che c'era a Kaohsiung, questa via infinita dell'illuminazione, quello è veramente incredibile. Il prossimo step sarà sempre in quella fascia lì, quindi abbiamo fatto 3 step dell'itinerario, ma è Hong Kong, un altro mondo. Quindi se vi interessa rimanete sintonizzati per il prossimo video.